parlando di Serralunga d'Alba, qua siamo nella parte il comune più orientale, la parte più orientale della regione del Barolo, quindi la parte più antica. Qua siamo su Nelveziano, quindi il terreno è più calcareo argilloso. Il mare Padano, ritirandosi per primo da questa parte qua, che è proprio questa zona qua che vediamo, compreso San Bernardo, ha portato via la sabbia prima da questa parte qua, e quindi è rimasto più quel terreno argilloso che ha reso soprattutto il Barolo di Serralunga e la varietà dei Barolo di Serralunga, perché Serralunga è famosa per avere una varietà di sensazioni al bicchiere sui propri Barolo, in quanto può dare dei Baroli austeri, dà dei Baroli austeri, profondi, col tannino un po' più vigoroso su questa parte qua, e anche dei Baroli raffinati, eleganti, approcciabili anche da giovani, ad esempio parlando del nostro Parafada, che proprio per una sua conformazione nella parte più bassa, un'esposizione sud-ovest e con un terreno un po' più sabbioso, essendo anche un ottimo trade union tra il Gabutti e il Lazzarito, riesce a dare quella espressività al naso e quella approcciabilità che non è tipica del Barolo comunque di Serralunga d'Alba. Poi ovviamente con queste annate un po' più calde e con anche comunque degli affinamenti in cantina, dove si cerca di rendere un Barolo non più facile ma più bevibile, un po' più approcciabile, quindi dove con l'utilizzo, poi Luca vi spiegherà bene, con un'attenzione maggiore soprattutto in cantina, con dei travasi, con delle analisi, delle degustazioni sempre più frequenti da noi in cantina, si cerca di eliminare tutte quelle rusticità, diciamo, che fino a 10-20 anni fa si potevano trovare nel bicchiere, soprattutto nei Barolo e anche di Serralunga d'Alba. Comunque si cerca di rendere anche il tannino un po' meno verde, questo comunque con una maggiore consapevolezza, perché dopo l'affinamento, nel nostro caso dopo l'affinamento in legno, noi cerchiamo di farli fare almeno un anno in bottiglia, in modo da rilassarsi, in modo da renderli un po' più maturi proprio nel bicchiere, perché il vetro riesce comunque a dare un ulteriore affinamento, una ulteriore maturazione a tutti i nostri Barolo. Diciamo che storicamente è così. Poi questa divisione, proprio la cosa bellissima della Langa è questa divisione faccio proprio il basico, quindi tra l'Elveziano e il Tortoniano, c'è, però non è così netta, perché a me viene in mente un cru che io amo tantissimo, il Monvigliero, che si trova nel comune di Verduno, e che ti dà comunque una spinta tannica che è molto riconoscibile, molto simile, comunque, che io trovo dell'affinità con i nostri Barolo, che io amo tantissimo. Poi ovviamente ognuno ha i suoi tipi di affinamento, ha i suoi tipi di legno, la sua lavorazione, la sua resa e tutto questo va comunque a dare quella varietà che è bellissima della nostra zona. Un piccolo esempio, noi abbiamo tre vigne, abbiamo San Bernardo, il Parafada e l'Ornato, e sono tre Barolo che sono, ad esempio il Parafada e l'Ornato, che sono 1,8 km in linea d'aria, col medesimo affinamento, nel bicchiere si hanno due vini completamente diversi, due vini molto didattici, due vini che creano discussione, piacevoli discussioni. L'amante del Parafada non riesce mai a mettersi d'accordo con l'amante dell'Ornato, in quanto uno dice no, questa approcciabilità, questa rotondità, questa completezza del Parafada l'Ornato non ce l'avrà mai, mentre l'amante della parte alta dell'Ornato, o quello semplicemente che è più abituato a bere Barolo, mi viene in mente un San Bernardo, un Vigna Rionda, un Francia, trova nell'Ornato quella profondità, quella nota balsamica, quella speziatura che lo trova decisamente più approcciabile alle sue caratteristiche. Poi il vino è una cosa molto personale, il vino stuzzica delle tue corde personali, quindi non c'è un Barolo più buono dell'altro, non c'è un Parafada, un Ornato, un Serralunga, un Lamorra, un Monforte, c'è il Barolo che riesce a stuzzicare le tue corde. Qualcuno che voi conoscete bene mi aveva detto che il protagonista non è mai il Barolo o il vino, è chi lo beve. Che è la nostra prima vigna, quando l'azienda è nata nel 1974 ed è stata acquistata dalla famiglia Cappellano. La nostra sede è la sede originale della famiglia Cappellano, e dove è nato il Barolo Chinato, quindi noi siamo onorati e siamo molto fortunati, ci sentiamo molto fortunati di avere questo privilegio di essere una sede così importante e così storica. La prima vigna con cui abbiamo iniziato a vinificare è proprio il San Bernardo, che
una vigna con cui noi usciamo in menzione solamente con la dicitura riserva. Non uscirà mai un Barolo San Bernardo Palladino senza la menzione riserva. Essendo per noi la nostra punta di diamante, il nostro vino più importante, lo facciamo solo quelle annate che noi reputiamo più adatte ad avere la menzione riserva. Più adatte per noi, che poi praticamente coincidono sempre con la critica, con il discorso giornalistico, con il discorso appassionati. Però, ad esempio, una particolarità, noi dopo 1000 discussioni siamo voluti uscire anche con la riserva 2015, che è un'annata un po' più calda rispetto alla nostra ultima annata, che è la 2013, e precedente alla 2016, proprio perché noi abbiamo reputato che nel bicchiere si riusciva a sentire esattamente le caratteristiche che noi vogliamo trasmettere dalla vigna San Bernardo, quindi quella nota terrosa, quella nota speziata, quella nota balsamica, viene fuori il tartufo, viene fuori il fungo, proprio per una sua caratteristica di esposizione, che qua siamo su un'altezza che va dai 3,30 ai 3,90, un versante sud-est che vira decisamente verso est, quindi è un'esposizione un po' più fredda rispetto al Parafada, che siamo esattamente all'opposto, e quindi si ha un Barolo con le caratteristiche un po' più classiche, vecchio stile, proprio anche per un discorso di temperatura, di esposizione, sia proprio quella nota terrosa che noi amiamo tantissimo e che rende riconoscibile San Bernardo, perché nella parte bassa del San Bernardo noi all'incirca una quindicina d'anni fa abbiamo reimpiantato della vigna. Esatto. E quindi c'è già una differenza in primis appunto d'età del vigneto. Queste viti qua sono più vecchie dell'ultima parte della vigna in fondo, ma tolta questa differenza solo di età della vite, c'è proprio anche, se uno nota, lo vede, comunque l'esposizione va comunque a variare, perché l'ultima parte del vigneto guarda decisamente a est, mentre invece la parte in cima, più alta, la schiena, guarda diciamo più verso sud. Questa penso che qui a Serralunga il broglio forse può arrivare alla stessa pendenza, ma penso che sia la pendenza più elevata. Più o meno, forse poco sotto l'ornato. Vogliamo andare un attimo giù? Lo facciamo a piedi anche per certo, capire esattamente la sensazione che renderti conto della grande pendenza, basta scollinare su questo pezzo qua, dove c'è un pezzo che io chiamo schiena, la chiamo schiena, che è il pezzo dove veramente io che lavoro queste vigne posso notare la differenza incredibile tra le piante nel pezzo lì sotto, dal pezzo qui sopra, o da quel pezzetto che invece guarda più verso in là, che potete vedere questo, diciamo, chiamiamolo triangolo, questo pezzetto qua, si triangolo. vede perfettamente quello che dici. Esatto, sì, perché essendo stato lavorato il diserbo meccanico, è stato fatto, si vede il confine della nostra vigna con altre vigne, questo pezzo a triangolo rispetto a questa parte alta, quella che io chiamo parte alta, rispetto alla schiena che adesso andiamo a vedere, si notano delle differenze incredibili, che poi è lo stesso vigneto, ma si ha delle differenze incredibili tra, proprio quando la pianta ha i frutti attaccati si vede la differenza. Sicuramente, se non è il punto più pendente di Serralunga, siamo lì. La parte sopra è una parte più ventosa, e il vento, come tutti gli elementi del clima, influisce sulla maturazione, influisce sullo stato di salute delle piante, e quindi nel bicchiere hai una cosa diversa. Qua abbiamo una gradazione che normalmente può essere anche di mezzo grado più elevata rispetto a quella parte là. Questo lo dico perché noi facciamo anche delle piccole analisi per gli stati di maturazione dell'uva, quindi ci rendiamo conto, per campionando parti del vigneto, lo stesso vigneto, delle differenze. Però ci piace andare a vedere di creare un giusto equilibrio tra le parti e riuscire a... Le vasche da cui provengono le uve della parte
della schiena della parte più importante vengono separate dalla parte più bassa. Era questo che volevo capire. Esatto, perché verranno poi utilizzate, noi facciamo sempre così, in caso di utilizzo poi per la menzione riserva viene utilizzata la schiena, la parte più alta dove c'è una gradazione più importante. La parte più bassa, quando viene fatta la riserva, viene utilizzata per il nostro Barolo classico. Ovviamente quelle annate in cui non si esce con la riserva San Bernardo, tutta la parte del San Bernardo va a finire sul Barolo classico e difatti ci sono delle annate come la 2014, è un'annata che sta venendo su pian pianino, è un po' come un diesel, ci ha messo un po' a arrivare ma sta arrivando, e ad esempio sul nostro Serralunga 2014 la presenza più importante del San Bernardo è riuscito a dare quella caratterizzazione tipica di Serralunga, quella profondità che solitamente un Barolo classico non ha, e quindi è piaciuta particolarmente, e quindi stiamo anche ragionando, no, di dire ma porca miseria, cioè è quasi la cosa. stiamo rivalutando un attimo la cosa. Ovviamente la riserva sarà sempre la nostra priorità, però da annate difficili si riesce anche un po' a capire, perché è tutta una evoluzione, è tutto un discorso, noi ci affiniamo come il vino, e quindi abbiamo riscontrato proprio in quest'annata, soprattutto la 2014, quella profondità che su un Barolo classico ha stupito tantissimo. Ovviamente parliamo sempre di un Barolo classico di Serralunga d'Alba che quella profondità ce l'ha, però essendo un assemblaggio di Parafado, Ornato e San Bernardo, si cerca solitamente di dare un'idea generale di un Barolo comunale, no? Però nelle annate dove c'è anche San Bernardo si ha quella profondità che è tipica della parte alta, quindi la parte più argillosa, e quindi riusciamo a dare una caratterizzazione ancora più importante, purtroppo solo della parte alta, perché non è un'idea generale, però piace. Poi quello che c'è di differenza, che sicuramente con altre zone d'Italia, che normalmente le proprietà sono molto unite, cioè nel senso c'è una proprietà che è tutta attaccata. Qui da noi invece è molto parcellizzato, nel senso che ha un pezzo di vigneto qui, un pezzo di vigneto là, magari vigneti addirittura nei comuni limitrofi, non solo nello stesso comune. Sistema di allevamento a spalliera, e con un sistema di potatura Guyot, e in questo vigneto qua utilizziamo due forme di controllo della quantità di produzione. Una forma che si effettua già alla potatura con il numero di gemme che noi utilizziamo, è un numero di circa 7-8 gemme a seconda della vigoria specifica di ogni vite, quindi massimo 7-8 gemme già alla potatura. E il sesto d'impianto nella nostra zona normalmente si va a sesti d'impianto 2,5 metri di distanza tra i filari, e sesti d'impianto di 80-90 cm tra una pianta all'altra nell'interfila. E questi qua sono i sesti che da noi si utilizzano proprio per questo motivo qui. Mettere troppo in stress le piante da noi, con i terreni argillosi che abbiamo e tutto quanto, si rischia di far andare le piante in stress idrico durante l'estate, e quindi si tende comunque a tenere un sesto d'impianto che non è poi così fitto come si utilizza in altri posti, con magari anche forme di allevamento diverse. Per esempio i francesi hanno l'alberello, hanno altre forme di allevamento che noi qui non utilizziamo. La maturazione del tannino è importante. Nella maturazione del tannino che la pianta non vada in stress idrico, e quindi insomma dei sesti troppo fitti aumentano il rischio che le piante arrivino a uno stress idrico elevato, il che non consente di raggiungere una maturazione ottimale del tannino, che nel Nebbiolo più che in altri vitigni è fondamentale. Cioè è un vitigno che si adatta molto meno rispetto ad altri vitigni, perché il Nebbiolo ha delle zone di produzione molto limitate, nel senso che comunque a parte qui da noi, in alcune piccole parti della Val d'Aosta, nel Piemonte stesso c'è la zona di Ghemme Gattinara dove si coltiva il Nebbiolo. Alcuni piccoli posti, alcune piccole parti della Valtellina c'è il Nebbiolo. Si adatta
proprio per una questione sua a livelli di altitudine e microclimi particolari. Non è un vitigno come può essere per esempio il Merlot o il Cabernet, che è un vitigno internazionale e coltivato in tantissime regioni, in tantissimi posti. E il Nebbiolo invece è molto specifico, ha bisogno dei suoi tipi di terreno, del suo microclima, e ha bisogno. Il Nebbiolo è anche un vitigno che a parer mio ha bisogno di inverni giusti, nel senso che è un vitigno che ha bisogno del freddo anche, ha bisogno di riposare d'inverno, quindi c'è bisogno di freddo. La media della bontà delle annate si è alzata moltissimo verso l'alto, nel senso che comunque brutte annate nell'ultimo decennio si contano sulle dita, facilmente sono contabili in 2-3 annate che magari non sono annate, Beh, insomma, direi annate ma no, ma annate si non sta eccelse, rivalutando, diciamo. Il paratto radicale diciamo che viene gestito tramite la storia dei portainnesti. I portainnesti vengono scelti in base alla tipologia di terreno dove poi verrà impiantato il vigneto. Dove c'è il terreno più sabbioso, diciamo che l'acqua filtra molto più in profondità, quindi diciamo, l'approfondimento dell'apparato radicale è più sviluppato rispetto al terreno argilloso, e quindi si utilizzano dei portainnesti con una vigoria differente rispetto a terreni argillosi dove magari c'è un po' più di ristagno idrico, diciamo. I portainnesti sono senza dubbio importanti. I portainnesti sono nati per difendere i vigneti dalla fillossera, che era un insetto che pungeva l'apparato radicale delle piante, provocandone la sofferenza e poi la morte, e quindi si è utilizzato questi portainnesti di vite americane che sono resistenti a questo insetto, e quindi si è salvato i vigneti. Senza questo portainnesto non si sarebbe riusciti a salvare i vigneti qui da noi, quindi è stata una cosa molto importante. È il portainnesto che dà il contatto della pianta con il terreno, e quindi è dal portainnesto che la pianta riesce a trarre il nutrimento dal terreno. E diciamo che quello che noi vediamo fuori della vite è la parte di vitis vinifera europea, varietà Nebbiolo per esempio in questo caso, ma quello che c'è poi sottoterra, l'apparato radicale, sono viti americane, quindi dirò di più, sono incroci di viti americane, perché i 3 portainnesti fondamentali sono 3: Vitis rupestris, Vitis berlandieri e Vitis riparia, con 3 caratteristiche diverse di vigoria e di adattamento ai terreni. Alcune sono, tra l'altro il nome già fa intuire certe cose. Vitis riparia era una vite americana che si trovava lungo i corsi d'acqua, quindi adatta dove le piante dovevano magari avere un apparato radicale più profondo per andare a prendere la falda, diciamo, dell'acqua del fiume. Poi c'è la Vitis rupestris, che invece si trovava su zone arroccate, diciamo più rocciose, diciamo più meno dove l'acqua si trovava molto meno, diciamo. E poi c'è la Berlandieri, che invece è una varietà a parte che cresceva, diciamo, in delle zone a metà fra una e l'altra. Giocando su questi 3 tipi di viti, incrociandole fra loro, si sono ottenuti i portainnesti. Cannubi, Perno, la Bussia sono dei cru con una larghezza e un'altezza decisamente più importante rispetto a Serralunga, quindi c'è la Bussia soprana, la Bussia sottana, mentre Serralunga, come vedrete nella carta di Masnaghetti, nelle cartine che fa, che sono stupende, è bellissimo perché comunque Serralunga, proprio sulla cartina, già la forma di Serralunga, una lunga serra, no? Si vede che è lunga e stretta,
si vedono tantissimi colori e questi colori qua sono trasmettono la differenziazione da cru a cru, da vigna a vigna e che poi si riscontrano anche nel bicchiere. I suri sono le parti meglio esposte, cioè quelle che beccano più sole durante l'arco della giornata, per quello si chiamano suri, perché appunto sono quelle dove la neve va via prima, nel senso che sono talmente esposte al sole che appena c'è un raggio di sole talmente forte che la neve si scioglie prima, e sono anche quelle dove logicamente il terreno sarà più arido, tra virgolette, perché sono proprio battute dal sole e dal vento, perché normalmente i suri sono in alto, normalmente i suri sono in alto. Il bricco è proprio la punta, diciamo. Invece il suri è l'esposizione. Esatto. Questo qua è il vigneto dell'ornato, da cui abbiamo un Barolo Cru ornato, appunto, che produciamo noi. Questo siamo all'incirca un vigneto di 25 anni, e il nostro invece siamo all'incirca un vigneto di 20 anni. Sì, più o meno la parte più alta. La parte più alta. Sono abbastanza giovane come abbiamo reimpiantato, appunto perché quando si arriva a un punto in cui la vigna è talmente vecchia che la produzione va a scemare troppo, allora si reimpianta il vigneto. E questo qua appunto, questo vigneto qua è leggermente più anziano di quello del San Bernardo. L'esposizione varia. È un sud-ovest, esatto. Tendente più praticamente all'ovest. Sì. Si ha un'altezza rispetto al Parafada, che è sullo stesso versante di una cinquantina di metri in più sul livello del mare, 1,8 km in linea d'aria, e si hanno due vini, come vi dicevo prima, che creano discussione piacevole, positiva, didattica, perché la parte più alta, qua siamo nella parte più alta di Serralunga, la parte da cui ci sono le vigne più riconoscibili di Serralunga, non che quelle più basse non lo sono, però qua si ha ad esempio il Vigna Rionda, si ha il Francia, il nostro San Bernardo e l'Ornato, che rendono estremamente riconoscibili, soprattutto in alcune annate, al naso la provenienza, la nota di Serralunga d'Alba, il culto serralunghiano, diciamo, perché sono veramente estremamente riconoscibili. Viene fuori quella nota balsamica, quella nota speziata che è proprio tipica di Serralunga e che comunque chi è abituato a bere Barolo cerca sempre, è una mia ipotesi, è una mia idea, ma chi beve Barolo, chi è abituato a bere Barolo, cerca alla fine sempre una spinta maggiore, e su Serralunga si riesce sempre ad ottenere quella profondità ricercata dall'appassionato del Barolo, ovviamente con le caratteristiche. C'è anche chi non apprezza il Barolo di Serralunga in quanto lo trova estremamente strutturato o profondo, un po' troppo, no? Quindi non si parla di una piacevolezza constatata di qualità, ma una piacevolezza personale della persona a cui si trova di fronte al bicchiere, quindi è abituato a bere cosa, è abituato a bere chi, e quindi riesce a dare una sua soddisfazione personale. I nostri vini sono cambiati sia per un discorso di affinamento e proprio per un discorso di consapevolezza, affinamento, crescita personale, ambizione, disponibilità economica, perché comunque quello è importantissimo, perché riesci comunque a fare acquisti di legni, non li fai invecchiare troppo, riesci a fare hai molto più tempo anche a livello di personale per fare delle degustazioni, per fare dei confronti, una consapevolezza tra la vecchia generazione e la nuova generazione, un confronto, si assaggia tantissimo in giro e quindi si ha un confronto, si ha una ricerca dell'eccellenza. La Langa, perché la Langa è arrivata a questi livelli qua? Perché è una gara sana, piacevole all'eccellenza. Se uno ha la vigna più pulita, l'altro dice cavolo, lui c'è la più bella, allora devo mettermi almeno al suo livello, sia in vigna sia sulla qualità dei vini. Quindi questa è una gara sana, positiva, e che spero che non si fermi mai, che non permetta mai questo benessere che effettivamente c'è, che è guadagnato con il sudore, con la fatica, non permetta mai di sedersi, di dire ok, siamo arrivati, perché comunque c'è ancora tanto da fare.
Siamo già a livelli molto importanti, però c'è ancora tanto da fare e soprattutto anche noi come Palladino siamo, come vi ho detto prima, in fase evolutiva. I nostri obiettivi è riuscire innanzitutto a mantenere quello che adesso penso che riusciamo già a trasmettere nel bicchiere, una costanza qualitativa negli anni. Ovviamente migliorarci, rendere estremamente riconoscibile il nostro territorio, perché nei nostri bicchieri Palladino per prima cosa vuole rendere riconoscibile il territorio di Serralunga d'Alba e rendere riconoscibile le singole vigne, quindi non fare mai 3-4 Barolo quando facciamo la riserva simili, ma fare 4 Barolo che esaltano le caratteristiche singole di ogni vigna. Quando riusciamo a farlo, per noi è la soddisfazione migliore. Ci saranno delle annate difficili e quando non vedrete in etichetta il Parafada, l'Ornato e San Bernardo, vedrete un po' più di bottiglie di Barolo classico, vuol dire che non siamo riusciti, per un discorso naturale, ovviamente di temperatura e di grandine, quello che capiterà, speriamo di no, a non trasmettere le reali caratteristiche del territorio di Serralunga d'Alba. Nel 2014 siamo usciti col Parafada l'Ornato e se le trovate in giro ancora vi consiglio caldamente di assaggiarle, perché riusciamo ancora a sentire nel bicchiere le caratteristiche di due cru vicini ma distanti. Eccoci qua, siamo al Parafada, siamo nella parte più bassa di Serralunga d'Alba, siamo prima del paese, il paese lo vedete laggiù, il castello bellissimo che svetta sempre, che rende riconoscibile il nostro bellissimo comune. Come vedete il Parafada è un piccolo anfiteatro, è un cru estremamente importante, è stato il primo, uno tra i menzionati cru di prima categoria nel 1961 dalla prima carta dei vini di Ratte. Perché? Perché secondo noi, ma anche secondo comunque chi riesce a spiegarsi meglio del produttore, è un bellissimo trait d'union tra due vigne, il Gabutti e il Lazzarito. L'estrema eleganza del Gabutti e la struttura, la profondità del Lazzarito. Il Parafada è quel trait d'union che riesce ad avere le caratteristiche di entrambi questi cru, quindi estremamente impattivo al naso, da giovane. Il naso del Parafada non ce l'ha nessuno dei nostri vini, quindi lo rende estremamente approcciabile anche da giovane, più immediato, più approcciabile, proprio per un discorso di terreno. Qua essendo nella parte più bassa è la parte più sabbiosa, quindi c'è una piccola striscia ancora di Marne di Sant'Agata, che è il terreno più presente nella Langa. E quindi questa composizione di terreni riesce a rendere il Parafada estremamente particolare. Ovviamente per l'amante dei vini di Serralunga d'Alba è sempre più predisposto verso Barolo che provengono dalla parte alta, quindi come vi dicevo prima il nostro Ornato, San Bernardo, il Vigna Rionda. Però per il consumatore che beve Barolo, ma non beve prevalentemente solo Barolo di Serralunga d'Alba, il Parafada è un ottimo approccio a una vigna di Serralunga d'Alba. Difatti è anche molto semplice, mi viene detto dagli amici ristoratori e notecari, indirizzare questi due vini per quanto riguarda noi Parafada e Ornato, perché arriva l'avventore che chiede io voglio provare una vigna di Serralunga d'Alba, il Parafada tutta la vita, perché comunque ti accompagna nel mondo di Serralunga d'Alba. E quindi per noi è un vigneto estremamente importante, perché comunque ci permette di rendere riconoscibile il nostro vino, la nostra cantina e una testa d'ariete anche per entrare nei locali, e poi pian pianino riusciamo a entrare anche col nostro Ornato, col nostro San Bernardo, che è un po' più è un po' più timido, diciamo, little bit shy, no? Come dicono gli americani, perché al naso hanno una timidezza iniziale che il Parafada non ha. Una cosa bellissima, nelle annate un po' più calde, queste caratteristiche al naso che ha il Parafada si riscontrano anche nell'Ornato, quindi si ha la profondità dell'Ornato, tipico della parte alta, e il naso della parte bassa, secondo noi. Ora stanno dando il massimo, secondo me, soprattutto per il Barolo classico, ovviamente, perché riescono a dare quella rotondità, quella completezza e quell'amalgama che ha bisogno il Barolo classico.
Ovviamente sono molti vecchie, scomode perché come noterete non hanno la portella ancora in acciaio, mastice alimentare, ogni travaso se ci metti un quarto d'ora a fare un travaso 20 minuti, qua solo da aprire la portella e poi rimettere il mastice alimentare è molto più vecchio stile, no? Ci metti quella mezz'ora in più, però a livello di qualità ci stanno dando veramente tante soddisfazioni. Poi dovremo fare molta attenzione nel momento in cui incominceranno a cedere, incominceranno a non dare quella amalgama che noi ricerchiamo, e quindi fare attenzione a non cambiarle tutte, ma a fare una cosa graduale, perché è un passaggio che tutte le cantine devono fare, e bisogna fare attenzione a non stravolgere la qualità, a non stravolgere il gusto soprattutto, riconoscibile per quanto riguarda la Palladino. Allora, il peggior degustatore è il produttore di vino, perché è abituato a bere il suo vino ed è abituato al suo stile, ovviamente. Io ho assaggiato dei vini in barrique eccellenti. Ovviamente io sono più sulla botte grande, perché comunque, come vi dicevo prima, si cerca sempre di, soprattutto da giovane, ci piace che venga fuori le caratteristiche del terroir, le caratteristiche di Serralunga, le caratteristiche singole della vigna. Il legno piccolo, soprattutto giovane, ma anche nelle botti grandi, perché noi comunque quando abbiamo fatto degli acquisti di botte grandi, nuove, abbiamo dovuto fare molta attenzione. Ovviamente i primi passaggi non vengono mai fatti col Nebbiolo, ma vengono fatti con la Barbera, in modo da sgrassare, in modo da limare un pochettino questa presenza di legno importante. Però il mio gusto personale, ma è una cosa personale, è più sulla botte grande, storicamente.